Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Toro, e le tendenze energetiche predestinate per la primavera 2026. Abbiamo la carta del mago. Quando c'è la carta del mago si parla di nuovi inizi e di un'azione con intenzione. È una carta che ci parla anche di legge di attrazione o di manifestazione. Andiamo a vedere che cosa state attirando, cari amici del Toro. Tenete sempre presente che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per questa primavera. Partiamo con un 4 di pentacoli, un fante di pentacoli, un 5 di bastoni, abbiamo l'appeso, il mondo, temperanza, amanti, 3 di coppe e 3 di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un pochettino qual è il movimento energetico principale di questo trimestre. Tenete presente che potrebbero esserci come dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere il lavoro, l'economia, le relazioni, la famiglia, andiamo a vedere un po' tutto, insomma. Allora, vi dico già subito che vedendo l'asse centrale e il mago, c'è come una sorta di cambio, c'è qualche cosa che secondo me lascerete indietro e, e inizierà qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, perché qui si tratta proprio di staccarsi da qualche cosa di immateriale, da qualche cosa di concreto. Allora, abbiamo la sacerdotessa, un 3 di coppe, un asso di denari, il giudizio e il sole. Si tratta di staccarsi dal vecchio e proiettarsi verso il nuovo. C'è un asso di pentacoli, può esserci tranquillamente un inizio già concreto. Se fosse per voi una questione lavorativa, vi dico che potrebbe arrivarvi una telefonata da un'azienda alla quale avevate mandato il curriculum e che vi siete dimenticati di aver mandato. Se si trattasse di una relazione, di una situazione diciamo così, ehm, romantica, vi dico che anche qui potrebbe esserci come un distacco dal vecchio paradigma amoroso. Adesso ne parleremo più approfonditamente dopo. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Abbiamo un eremita, un 7 di pentacoli, una regina di pentacoli e un 4 di coppe. C'è voglia di nuovo qui ragazzi, c'è voglia di riprendersi il proprio territorio, di riprendersi i propri spazi, la propria vita per qualcuno, di riprendere in mano. Allora, può essere l'educazione personale. Che cosa voglio dire? Quando usciamo da una situazione o ci rendiamo conto che siamo in una situazione, che siamo aggrappati ad una situazione e vogliamo uscirne, si tratta di rieducare la nostra madre interna o il nostro padre interno. Direi più il padre, perché il padre interno è quello che dà le regole, è il nostro terzo chakra praticamente, la volontà se vogliamo. Siccome abbiamo anche un eremita, prevedo che potrebbe essere un periodo di introspezione dove effettivamente cercherete di capire quali sono, diciamo, i nuovi percorsi da poter portare avanti, le nuove regole per voi stessi che vi fanno sentire pieni, che vi fanno sentire appagati.
Per qualcuno si può trattare di un nuovo percorso di studi che darà come il passo ad un cambio a livello lavorativo. Mi parlano di intelligenza artificiale. Andiamo a vedere questo 5 di bastoni. Abbiamo un 4 di pentacoli, sempre al contrario come questo, e un diavolo. Qui si tratta di cambiare quasi radicalmente il percorso che avete fatto fino qui, soprattutto se questo diavolo vi risuona come un qualche cosa che vi ha costretto, che vi ha limitato, che non vi ha fatto espandere. Andiamo a vedere l'appeso. Wow, 3 arcani maggiori, ragazzi. Imperatore, mago di nuovo e carro. Sì, io sento che qui finalmente darete come una struttura a qualche cosa, a quello che potrebbe essere una visione del futuro che avete a inizio periodo, quindi magari fine marzo. Mano a mano che il tempo passa, sento che è come se grazie anche a questa autoanalisi, grazie a questo studio di voi stessi, grazie alla ricerca di quella che è la vostra verità, la vostra zona di comfort, di sicurezza, quello che vi fa star bene, quello che vi appaga. E una volta identificato quello, secondo me le cose si sviluppano in modo molto positivo. Arriviamo finalmente a questo mondo che è una carta di chiusura cicli ed è una carta di cambio. Guardate, asso di spade. Secondo me comunicherete un cambio di strada. Io ho molto forte la sensazione che diventerete come alchimisti di voi stessi, cioè diventerete come osservatori della situazione e vi chiederete chi voglio essere nel futuro e inizierete come a comportarvi come quella persona. Vi dico, è una lettura spirituale, io la sento molto come un cambio profondo che in qualche modo va ad influire su tutti i settori della vostra vita. Andiamo a vedere la temperanza. Potrebbe anche esserci come l'idea di iniziare a collaborare. Allora abbiamo un 2 di bastoni e un 4 di spade per la temperanza. C'è una progressione, mi verrebbe da dire, verso la guarigione. Qui potrebbe anche esserci come un'idea di doversi sacrificare per raggiungere certi obiettivi, però nel momento in cui questi obiettivi non arrivano è giusto anche cambiare strada, è giusto darsi altre opportunità. Qui abbiamo come un lento recupero della situazione, mi viene da dire. Andiamo a vedere questi amanti. Abbiamo un 5 di pentacoli e un cavaliere di pentacoli. C'è una sorta di lentezza, diciamo da metà aprile in poi, o da fine aprile in poi, secondo me. Datemi una carta per il 5 di pentacoli. Cavaliere di spade. La sensazione che ho, perché gli amanti sono al contrario, quindi la sensazione che ho è quella di non farvi prendere dalla disperazione. Cioè, è come se arrivasse un momento di lentezza e voi pensaste di essere fermi, e voi pensaste di essere incastrati. Però no, ricordatevi sempre che l'energia non si ferma, o si espande o si contrae. Il movimento può essere talmente lento da sembrare fermo, però qui avete un appeso al contrario, Quindi da un certo punto in avanti si sblocca una situazione. È come se riuscisse a togliervi da questa impasse. Poi sento che la via del recupero è lenta, è sempre in salita però. Salita non nel senso che si fatica, magari anche, però è in salita nel senso che va sempre meglio. Andiamo a vedere il 3 di coppe.
5 di coppe, 3 di pentacoli che avete già qui e re di pentacoli. Fatemi vedere anche il 3 di pentacoli. Fante di pentacoli che avete qui. Ok. Cavaliere di coppe, 3 di bastoni. Allora, c'è una sorta di titubanza, mi viene da dire, perché è vero, farete questo percorso di introspezione, capirete quello che è un po' più affine a voi, come effettuare il cambio, però vi dicevo che io ho come la sensazione che potrebbe essere uno dei vostri pensieri all'inizio del periodo quello di collaborare. Tentennate un po', non so se è perché fate fatica a chiedere aiuto, se perché pensate di potercela fare da soli, se perché pensate di non ricevere l'aiuto che voi chiedete, però io ho l'idea che sia un po' questo il fulcro del periodo, cioè cercare delle persone con le quali poter avere questa collaborazione nella luce, perché voi avete un po' in testa questo diavolo, secondo me, che vi pesa e non volete più ritrovarvi in questa condizione di soffocamento, di limitatezza. Quindi il collaborare con qualcun altro, il chiedere aiuto a qualcun altro fa sì che in un certo senso deleghiate il vostro potere. Però se per caso la collaborazione, vi faccio un esempio, dovete ristrutturare casa e per quanto siate bravi, arriva un certo punto dove non potete sapere tutto. Immaginiamo che abbiate bisogno di fare un lavoro di idraulica, siete obbligati o a studiare idraulica o a chiamare qualcuno che lo sappia fare. Quindi, dipendendo dal tempo che volete investire nell'imparare nuove doti, nuove skills, nuove abilità, qui si tratta di capire se potete farlo da soli o se necessariamente avete bisogno di qualcuno. Io sento che, perché le relazioni si creano dall'inizio, quindi patti chiari e amicizia lunga. Nel momento in cui create una nuova collaborazione, dite subito quello che vi aspettate dalla persona, quello che vi potete offrire voi magari. Io ho come l'idea che una nuova, chiamarla unione è già troppo. Io la sento più come una collaborazione, però prendetela come più vi risuoni. Allora, partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, ragazzi, io ho la sensazione che un nuovo lavoro potrebbe proprio iniziare, soprattutto se state pensando o se all'inizio del periodo iniziate con qualche corso di formazione nuovo, qualche corso di aggiornamento. Vi parlavo prima di intelligenza artificiale, quindi potrebbe essere un valore aggiunto per farvi trovare un nuovo lavoro. Sinceramente non è che vedo contratti. Credo che potrebbero essere all'inizio come prestazioni occasionali di lavoro, tipo lavori a progetto, no? Terminato quel progetto finisce il lavoro. Se per caso avete questo vale un po' per tutti, se per caso avete in testa un nuovo progetto, io credo che il fare il passaggio da questa azienda, quella che arriverà dopo come con questi contratti a progetto, vi possa far creare come l'esperienza necessaria per poi lavorare da soli. È come se vi mancassero dei dati in questo momento e quindi come se non poteste affrontare questo nuovo progetto completamente da soli, per cui si tratta un po' di fare la gavetta. Se foste dipendenti, guardate, scusate, devo dire che c'è come una nuova possibilità di... Allora, io vi sento come una guida, ok? Non so se andrete a fare formazione del personale, non so se potrebbe essere che vi metteranno qualcuno sotto, non so se
l'azienda vi pagherà qualche corso di formazione, qualche corso di aggiornamento, o se lo farete per conto vostro per chiedere quell'aumento di stipendio, quel cambio di ruolo, quella promozione che state aspettando, però, e anche se state aspettando un trasferimento, sento che questa cosa qua arriva. Vi dirò, potrebbe essere tosto il cambio, e vi dico anche che potrebbero esserci più sfaccettature di quelle che voi in realtà stiate vedendo o valutando, però anche se diciamo l'inizio può essere un po' faticoso, poi sento come se effettivamente vi desse delle soddisfazioni, anche economiche, adesso poi ci arriviamo. Se foste in una situazione lavorativa che non vi piace più, e questo lo vedo soprattutto se lavorate in famiglia o con qualche familiare, può essere un buon periodo per cambiare lavoro, cambiare azienda. Se non siete più contenti del posto dove siete, sento che è un buon periodo per iniziare a cercare fuori, e vi dico che secondo me potreste trovare prima di quello che pensate. Cioè, io ho come la sensazione che una volta che deciderete, che avrete fatto questa sorta di riesame, deciderete se sì o se no, se restare o se andare, le strade vi si apriranno, ragazzi. Anche perché sento che avete acquisito come un'esperienza sufficiente per iniziare qualche cosa per conto vostro. Se per caso state pensando di smettere di lavorare come dipendenti e diventare autonomi, è un buon periodo per creare il tutto. Lo vedo molto positivo. Per chi invece fosse autonomo, allora, anche qui devo dire che arriveranno dei grandi risultati, ci potrebbero essere dei nuovi clienti, e tra i nuovi clienti potrebbe esserci come una potenziale collaborazione. Io ho come l'idea che qualche nuovo cliente, vi dirò che potrebbe anche essere qualche amico, qualche conoscente, qualcuno che rivedete dopo un po', o qualche cliente che vi ricontatta o che risentite dopo un po'. Sento che con questa persona può nascere un progetto che porta veramente all'abbondanza. Può essere che non sia esattamente nel vostro binario, che dobbiate deviare un pochettino, però vi porterà delle grandi soddisfazioni, sia a livello di ampliamento del lavoro, sia proprio a livello di cash, di flusso di cassa. Se parliamo di progetti, allora, io sento che se avete già un progetto, o che sta per partire, o che ormai avete già sviscerato sulla carta e che è ora di concretizzare, oppure se è un progetto che è iniziato da un pochino, diciamo meno di un anno, sento che vi darà grandi soddisfazioni, ragazzi. Sento che inizierete a essere conosciuti. Potrebbe essere un progetto che diventa comunque stabile. Se ci fosse qualche tipo di casa o di immobile, potrebbe essere un buon periodo, una volta che avete capito di che cosa avete bisogno, per cercare, per spostarvi, andare a vedere queste nuove case, queste nuove strutture. Potrebbe essere un immobile per l'azienda, un capannone o cose di questo genere. Sento che comunque tutto quello che si sta concretizzando, si sta materializzando, può diventare un qualche cosa di solido, anche proprio a livello monetario, cioè come una un secondo reddito. Potrebbe anche essere una rendita passiva, e soprattutto se avete questa casa di cui vi parlavo prima, potrebbe esserci come una rendita passiva che finalmente riuscite a mettere in atto. Se parliamo di soldi, allora vi dico che la situazione monetaria potrà solo migliorare. Sento che piano piano le cose prendono un loro ritmo. Vi dico che per qualcuno potrebbe anche esserci qualche vincita al gioco in questo trimestre, potrebbe esserci anche qualche aiuto inaspettato che arriva,
può esserci come, soprattutto se per esempio cambiate lavoro, se potrebbe esserci come una liquidazione che arriva, un premio produzione, se avete quell'avanzamento di carriera, quella promozione, potrebbe arrivare proprio un denaro in più. Potrebbe anche essere un fee di ingresso per qualcuno che vi chiede di lavorare, di collaborare con voi e voi potreste chiedere come una quota per poter entrare, come se fosse una società, no? Mi dai questa quota, diventi socio di X azioni, ipotesi, se fosse una SRL diventi responsabile per X percentuale. Arrivano dei soldi in più comunque, ok? Che risanano un po' tutta la situazione finanziaria. Se parlassimo di sentimenti o comunque relazioni, allora qua vi dico che vedendo le carte iniziali sento che qualcuno ha come bisogno di cambiare giro di amicizie, cambiare giro di persone che si stanno frequentando. È come se è come se avessi bisogno di ripulire un po' il campo energetico a livello relazionale e parlo un po' in generale, quindi amici, conoscenti, partner potrebbero essere per qualcuno. Però è come mi parlano di sotterrare l'ascia di guerra, cioè nel senso lasciate perdere. Qui iniziavamo con un 4 di pentacoli al contrario, che è la carta del distacco in questo caso. Quindi lasciate perdere certe cose, non vale più la pena probabilmente. Chiedetevi che cosa è importante realmente per me. Allora, parliamo di relazioni romantiche. Allora, parliamo dei single, ragazzi. Qui ne vedo delle belle. Allora, diciamo che mentre voi siete lì impegnati a farvi le 1000 domande sul vostro percorso di vita, su chi siete, su dove volete andare, ehm, potrebbero avvicinarsi, in realtà vedo più persone. Però ho come la sensazione che una di queste persone sia già nella vostra vita o sia già stata nella vostra vita e che la diate un po' così per scontata. Cioè, io sento che questa persona potrebbe veramente darvi come un calore, una protezione, una sicurezza che voi non state vedendo. Io ho come l'idea che siate talmente presi dalla vostra piccola realtà da non vedere il disegno più grande. Sento che è come se ci fosse una persona. Allora, o è già nella vostra vita e vi vedete, vi frequentate, oppure appunto, come vi dicevo, è stata nella vostra vita e potrebbe rifarsi viva in questa primavera, potrebbe anche essere un reincontro casuale e vi dico, questa persona ha un potenziale di darvi tanto, è una persona pulita, però voi siete un po' lì dentro voi stessi e fate fatica o ad immaginarvi qualche cosa con questa persona, oppure fate proprio fatica a prendere in considerazione questa persona come un o una potenziale partner. È come se la vedeste più come amica, ecco. Però vi dico, potrebbe darvi grandi soddisfazioni. In più c'è un'altra persona che potrebbe avvicinarsi. Vi dico, c'è una differenza d'età. Questa persona potrebbe essere più grande di voi, secondo me. O anche più piccolo, dipende da che età avete voi. C'è comunque una differenza d'età superiore ai 5 anni e lì le cose potrebbero muoversi ehm,
Allora, la sensazione è che uno dei due potrebbe essere impegnato. Quindi c'è come una valutazione da fare. Io ho anche la sensazione che se fosse l'altra persona potrebbe non dirvelo subito che è impegnata. Non so in che punto della relazione sia questa persona, però avrà i suoi motivi per non dirvelo, perché non sento che sia una persona che viene per approfittare, eh. Cioè, io sento che il legame è abbastanza pulito. L'unica cosa che vi dico è di non attaccarvi subito a questa persona. Avete due volte il 4 di pentacoli girato al contrario. Cercate di mantenere una vostra autonomia. Anche se la cosa, la conoscenza, insomma, diventasse presto una relazione, però cercate comunque, perché vi dico questo? Perché avete un 5 di pentacoli qui e un cavaliere di spade. La tendenza, siccome il 5 di pentacoli parla anche di una ferita d'abbandono, vedendo queste carte, la tendenza è quella di andare troppo verso l'altro, dare troppo, ok? Quindi cercate di darvi una calmata, mi viene da dire, qui avete il cavaliere di pentacoli per qualcosa. Mm. Come se vi dicessero di essere prudenti. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, mm, allora, io sento che c'è voglia di andare al passo successivo, c'è voglia di mettere un po' di bollicine a questa relazione. Allora, per qualcuno potrebbe essere il tema figli, quindi dipendendo sempre da quanto tempo è che uscite insieme, che vi frequentate, però per qualcuno potrebbe essere un momento dove si tira fuori il tema figli piuttosto che il... Sì, potrebbe anche essere andiamo a vivere insieme o compriamo casa insieme. Non sento che sia tanto ben accolto dall'altra persona questo tema per adesso, però è anche vero che avete come bisogno di credere di più in voi stessi. Qui avete la carta degli amanti al contrario, avete bisogno di lavorare sul vostro amor proprio prima di porvi per qualsiasi altro cambio. E tutto sommato, vi dico, c'è come questa propensione a progettare qualche cosa. Quindi la primavera io la sento un buon periodo per capire che tipo di cambio in positivo, in meglio, che tipo di avanzamento ha bisogno di fare la coppia e se ne può parlare tranquillamente perché sento che la strada è aperta. Ci sono come delle buone energie affinché questo cambio avvenga. Se per caso fosse in una relazione più o meno che non si capisce, indefinita, clandestina, e dunque, diciamo che le cose più o meno restano così, ma c'è come una sorta di avvicinamento ad un certo punto del periodo, secondo me più verso la fine. Vi dico qui, vi vedo tanto in fase introspettiva, che cosa voglio io, è come se vi steste rendendo conto di quali altre possibilità avete intorno a voi, a parte questa persona che state già frequentando o che avete in testa. Questo movimento energetico farà sì che l'altra persona faccia un po' così, no? Aspetta, dove vai? Vieni qua. Mm? Tenda, come dire, a riprendersi la vostra attenzione. Potrebbe proporvi un viaggio, potrebbe proporvi un fine settimana, una cena, adesso dipende sempre dal tipo di relazione che avete, cercate di adattare la lettura alla vostra realtà, però c'è come un'idea di progetto che si concretizza, però è come un mini progetto, un qualche cosa di piccolo che in qualche modo vi dà come conferma del fatto che l'altra persona ci tenga. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, ragazzi.
Il ribelle. Sì, si tratta di staccarsi dal vecchio, come abbiamo visto qui, e dopo questo momento di introspezione capire qual è la vostra verità e comunicarla per far verificare il cambio. E condivisione. È un buon periodo per cambiare le regole di base, per trovare una nuova struttura. È un imperatore, ce l'avete già qui, si concretizza qualche cosa. Io ho l'idea che vi dicano proprio in condivisione, cioè con qualcuno. È come se ci fosse un nuovo inizio concreto da condividere con qualcuno. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Carta numero 10. Divino femminile. Onoro e nutro il divino femminile che è in me. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. È stata una lettura intensa, spero che abbiate trovato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, con un hype, con la vostra iscrizione o con la condivisione di questo video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare come autodidatti per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Lì tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi sul lavoro, sull'amore, sul figli, sul denaro, insomma ce n'è una serie. Però è più ricco come percorso perché tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di etere, si parla di terzo occhio, di kundalini, di trascendere l'ego, di traumi, insomma sono decenni dei miei studi che io ho condensato e messo lì a disposizione per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Date comunque un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, vi basta entrare nelle playlist con la copertina lilla. Sono 4 per adesso, sono numerate e proprio perché è stato studiato come un corso di formazione vanno visti in ordine cronologico di numero, ok? Ce ne sono le ultime 2, sono 3A e 3B, perché la 3B sono delle meditazioni da fare in concomitanza con tutto il percorso della playlist 3A. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!